Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Per questo nuovo video ho preparato una tier list del calciomercato del Napoli dal 2013 ad oggi. Prima di fare questa tier list con voi e divertirci insieme, vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui contenuti. Andiamo a fare questa tier list e divertiamoci insieme. Cominciamo con questa tier list. Le categorie sono super colpi, buoni acquisti, il prezzo è giusto quando hai pagato un giocatore che hai speso soldi come si deve, non ci siamo proprio vuol dire che abbiamo sbagliato l'acquisto, e bidoni costosissimi sono quelli che sono costati troppo e che non hanno reso le aspettative. Quindi, cominciamo. Zapata, Duan Zapata è stato pagato dal Napoli circa 8 milioni e l'abbiamo visto poco, ma quando è entrato era sempre decisivo, quindi per me Zapata è un buon acquisto. Gulam. Gulam pagato anche lui intorno ai massimo 10 milioni, 8-10 milioni, e ha dato tantissimo fino agli infortuni. Poi dopo gli infortuni non si è visto più, ma rimane sempre un buon acquisto, così. Koulibaly. Koulibaly è stato pagato dal Napoli 12 milioni, se non erro, ho qualche appunto qui, mi sembra che erano 12 milioni, e infatti non sono 12, ma sono 8 milioni dal Genk. Quindi per 8 milioni Koulibaly è un super colpo. Allan. Allan voluto da Sarri quando cambiamo allenatore da Benitez a Sarri, e Allan è stato pagato, vediamo quanto è stato pagato Allan, 11 milioni e mezzo. 11 milioni e mezzo è un buon acquisto. Allan ha reso tantissimo a Napoli, è padrone del centrocampo. Come ci manchi Allan. Chiriches aveva un contratto in scadenza intorno ai 3 milioni e mezzo, sembra la clausola da pagare, quindi Chiriches il prezzo è giusto. Isai pagato 5 milioni. Per me, anche se la tecnica non è sopraffina, ha fatto il suo dovere quasi sempre, anche con qualche errore, però ci sta l'errore perché non sei un top player. È un buon acquisto perché l'hai pagato poco. Veniamo a Milik. Allora, secondo me Milik, non voglio dire che il prezzo è giusto perché è stato pagato 32 milioni, mi sembra. E lo mettiamo tra i buoni acquisti, anche se siamo proprio al limite dei buoni acquisti, perché secondo me Milik ne valeva 25-27. Però c'è anche da fare la distinzione del Milik prima dell'infortunio e Milik dopo. Il Milik dopo è stato pagato troppo. Il Milik di prima a 32 milioni è un buon acquisto, dai. Raul Albiol. Dal Napoli di Benitez, viene dal Real Madrid. 12 milioni pagato. Raul Albiol per me è un super colpo a 12 milioni. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 30 milioni. Per quello che abbiamo visto, per me Fabian Ruiz 30 milioni non ci siamo proprio, sono decisamente troppi. 20 andavano più che bene. Jorginho preso dal Verona a 9 milioni e mezzo, e Jorginho è un buon acquisto, anzi 9 milioni e mezzo è un super colpo. Maturato ed è diventato un gran calciatore. Super colpo per Jorginho. Il Pipita Higuain, tralasciando la fuga notturna per andare a filmare con la Juve, l'abbiamo pagato 38, mi sembra, 39. 39 l'abbiamo pagato Higuain, e Higuain è un super colpo. Un numero 9, forse il numero 9 più forte che abbiamo mai avuto. Vediamo chi ci sta. Jonathan De Guzman, chiesto da Benitez per fare il secondo sulla fascia sinistra Insigne.
E Jonathan De Guzman non ci siamo proprio, l'abbiamo pagato... Quanto l'abbiamo pagato De Guzman? De Guzman, il Napoli l'ha pagato 6 milioni. 6 milioni il prezzo è giusto perché De Guzman proprio. Di Lorenzo, pagato 8 milioni. Di Lorenzo è un super colpo. Il terzino più forte d'Italia al momento. Mario Rui. Veniamo a Mario Rui, voluto da Sarri. Quando venne Sarri, il Napoli prese Mario Rui a 9 milioni. 9 milioni Mario Rui, un giusto prezzo. Adam Munas. Adam Munas, preso molto giovane a 12 milioni, anche un giusto prezzo, anche se Munas l'abbiamo visto, anzi 12 milioni è un buon acquisto, anche se l'abbiamo visto poco, sprazzi di partita, poi è andato in prestito qualche anno, comunque un buon acquisto, 12 milioni è un ottimo prezzo. Veniamo ai bidoni costosissimi, eccolo qua il primo, tutto rotto, Manolas. Manolas il Napoli l'ha pagato 36 milioni. Oh, sei un bidone costosissimo, con tanti errori e tantissimi infortuni. Zielinski 16 milioni il costo del cartellino. Alla fine per quello che si è visto è un giusto prezzo, perché non è né il diamante grezzo che non è mai esploso. Quindi il prezzo è giusto per Zielinski. E passiamo a Manolo Gabbiadini. E qui non si vede la faccia, non so perché è tagliata la faccia, ma è Manolo Gabbiadini, ve lo confermo per certo. E Gabbiadini è stato pagato 12,5. 12,5 Manolo Gabbiadini ha fatto anche il suo, anche se aveva sempre la faccia appesa, sembrava sempre che aveva passato qualche guaio. Il prezzo è giusto per Manolo Gabbiadini. Irving Lozano, eccolo qua per me, senza nemmeno sapere il prezzo, 45 milioni mi sembra l'operazione. Per me Lozano è un bidone troppo costoso, perché per 45 milioni almeno io credo che un calciatore sotto porta 8 su 10 le deve buttare dentro, almeno dai 6 metri. Invece i piedi di Lozano lasciano ancora a desiderare, tanta corsa, dribbling, che non nemmeno vanno sempre tutti quanti in porto. Quindi per me sei un bidone costosissimo. José Maria Callejon 9 milioni e mezzo dal Real, è un super colpo per tutto quello che ha dato. Elmas, allora Elmas viene per 16 milioni a Napoli ed è un buon acquisto. Che Elmas fa il suo, personalità, non scompare nelle partite importanti come Zielinski. Elmas è un super colpo. Vediamo chi c'è. Quello ce lo lasciamo per ultimo. Marco Rog pagato, vediamo, eccolo qui, Marco Rog. 13 milioni e mezzo Marco Rog, un giusto prezzo, anche se l'abbiamo visto a sprazzi e poco, perché a centrocampo c'era ancora Hamsik, Jorginho e c'era tanta concorrenza. Comunque il prezzo è giusto per quello che l'abbiamo pagato, un giocatore accettabile. Meret 26 milioni o 25, mi sa 26. Per me Meret è un bidone costosissimo, un portiere che secondo me ne vale 12, non esce, non ha personalità e fa pure un sacco di castronerie, capite, se è sotto pressione. No. Doveva essere la promessa più giovane della Serie A, il più gran portiere. Ad oggi sei un bidone costosissimo. Io spero di poterti mettere tra un anno tra i super colpi e fai il tuo salto, capite, di qualità, ma al momento un bidone costosissimo. Dries Mertens pagato sopra i 10 milioni al massimo, mi sembra. Dries Mertens voluto da Benitez a 9 milioni. Dries Mertens è per forza un super colpo. Amir Rachmani preso recentemente a 14 milioni, è un buonissimo acquisto.
Non lo metto tra i super colpi perché ancora mi deve dimostrare che ha la stoffa per diventare un gran difensore, ma ancora non ci siamo. È un buonissimo acquisto a 14 milioni. È stato divertentissimo fare questa tier list. Rimane solo Fabian tra il non ci siamo proprio. Facciamo solo una. Secondo me bisogna fare solo questa. Non ci siamo proprio perché pure che ne 6 milioni da Guzman lo mettiamo qua a far compagnia a Fabian Ruiz. Una bella tier list. La prima di questo canale. Forza Napoli. Bella questa prima tier list del calciomercato del Napoli dal 2013 a oggi. Nel caso avete argomenti da tier list, scriveteli qui sotto nei commenti, attivate la campanella delle notifiche, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto cliccate un like. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!